Ricordi che... Siamo pronti? E adesso Matteo Flamigli. Allora, vado. Ciao a tutti ragazzi, bentornati a Mic Bubble. Oggi altro episodio, siamo quasi alla fine di questa avventura, ma come tutte le cose belle hanno una fine. Come sempre con me però il mio host Filippo Caroni H. Fisci. Ciao Phil. Ciao a tutti, ciao Andrea. Ciao Phil. Come stai? Come va? Come ti senti? Mi sento bene, neanche troppo stanco. Oggi andiamo a spaziare con i nostri tipologie di ospiti e... puntata speciale perché non intervistiamo un pilota né designer né altre figure, ma bensì un altro laureato che passa per questo podcast, il primo tecnico da parte del motomondiale di questo podcast. Non possiamo fare altro che presentarlo direttamente da Modigliana con il numero di gara, adesso glielo chiederemo, Matteo Flamigni. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Grande Mig, ciao Fisci. Ciao bello. Ciao Flam, benvenuto a Mic Bubble. Sei il primo ospite tecnico, perché ci sembrava giusto, anche un po' dati i consigli comunque dei nostri ascoltatori che leggiamo sempre e che ringraziamo, ma più che altro anche erano già nelle nostre idee di anche allargare un po' il campo di figure che lavorano nel mondo della MotoGP all'ingegneria anche. Sì, e come insomma per il rapporto e insomma per la tua caratura abbiamo deciso di invitarti. E come sempre la prima domanda di questo podcast è: come va e come stai? Ciao a tutti, bene, sto bene, siamo in prossimità delle vacanze di Natale, meritatissime direi dopo un anno difficile, e quindi sto aspettando che arrivi questo periodo per godermi la casa, la famiglia e gli amici. Grande Flam. Allora, quest'anno ricordiamo primo anno da capotecnico. Terzo. Però faccio primo anno perché hai fatto sempre con Bez. E allora partirei forse proprio da qui, perché tu hai fatto una grande carriera da telemetrista, ma hai iniziato insomma da quando hai smesso con Vale sei diventato capotecnico. Esatto. Allora, la prima domanda infatti mi sorge spontanea quando mi viene da chiedere quali sono innanzitutto le differenze principali che hai riscontrato tra essere insomma telemetrista e diventare capotecnico. In che cosa cambia di più il lavoro? Allora, fondamentalmente diciamo che il telemetrista si occupa di una parte specifica determinata della moto, quindi che è quella la parte elettronica, quindi si occupa del sistema di acquisizione dati, dell'analisi dei dati e delle mappature di freno motore, engine brake, traction control, anti-impennamento e quant'altro. E da quando faccio il capotecnico mi sono specializzato, comunque ho dovuto ampliare un po' il mio campo di vedute, dovendomi occupare anche della dinamica del veicolo, quindi un'occhiata all'elettronica, ma che però viene lasciata al telemetrista, e quindi un'occhiata un po' più ampia a quello che è tutto il resto, quindi la dinamica, i freni, le gomme, le pressioni, le sospensioni, ecco. Ti sta piacendo più fare il capotecnico o fare il telemetrista? Mi sta piacendo di più fare il capotecnico, perché sì, per indole mi piace avere tutto sotto controllo, controllare tutto quanto, quindi mi sento anche più sicuro delle scelte che faccio. Ma le responsabilità in più non ti pesano? Sono uno stimolo? No, sono uno stimolo perché comunque ci tengo a fare bene, ci tengo a che i miei ragazzi siano contenti, siano felici di stare nel box, di lavorare con me. Quindi questo porta poi una bella armonia nel box e automaticamente poi arrivano anche i risultati quando le cose vanno bene. Ma si tratta di tipo un mestiere che hai dovuto rimparare da capo, cioè come funziona? Perché tanto immagino te facevi una branchia del mestiere che comandi adesso. Allora ti rispondo perché io da sempre comunque ho avuto un occhio verso tutto ciò che faceva il mio capotecnico che avevo a fianco. Io da quando ho iniziato a fare il telemetrista o l'elettronico che ho sempre guardato e cercato di assorbire, di imparare quello che facevano i capitecnici al mio fianco. Primo fra tutti Jeremy Burgess, con cui ho lavorato una vita, e ho cercato di carpire da lui quelli che erano i segreti della messa a punto della moto, e non solo, anche delle modalità di comportamento, delle modalità di
di visione di quello che era poi il mondo delle corse a 360 gradi. Quindi diciamo un occhio d'insieme, Sì, diciamo. sì, okay. io ho sempre fatto questo, è un po' il libro mastro che è lì sul tavolino. Che poi dopo infatti... Sì, che poi ne parleremo dopo, fra l'altro il nome gliel'ha troppo dato... importante per parlarne subito adesso. No, per dire che gliel'ha dato Vale, quel nome lì racchiude soprattutto dei particolari legati non solo all'elettronica ma anche al discorso gomme e setting della moto, quindi già da lì si capiva che potevo sfociare nel mio futuro in prettamente nel tecnico. Sì, ma qui appunto quando ormai sei diventato capotecnico, Jeremy Bargi, siamo proprio ormai avanti nella tua carriera, ma insomma belli avviati già. Sì, sì. Però la mia grande curiosità è proprio portare alla gente proprio come è iniziato. Facciamo anche un po' di cazzi tuoi praticamente, perché ci devi raccontare, dai, ma è bella proprio dall'inizio come storia. E poi vorrei sapere proprio gli studi, la scuola, l'infanzia, cioè l'infanzia quanto lo vuoi te, però scuola, studi, dove hai iniziato, con tutto. Immagini ci risponde come gli altri, una sera sono andato a girare con le minimoto a Cattolica e da lì è partito tutto. No, in realtà, allora, in famiglia abbiamo sempre avuto una grandissima passione per le moto. Considerate che io ho delle foto a casa io sono nato nel 70, ho delle foto del 1976 insieme a mio babbo a Imola, che mi portava a vedere la 200 miglia di Imola, insomma le gare che si correvano in quel circuito, quindi ho delle foto da bambino con Barry Sheen, con Johnny Cecotto, con Agostini, con Lucchinelli, Steve Baker hai citato. Steve Baker, esatto, perché questi sono degli spunti che abbiamo letto anche sulle interviste degli amici di Cosimo, di Mov, dei ragazzi. Assolutamente, perché devi sapere che io poi Steve Baker avevo un'ammirazione incredibile per questo pilota. L'ho rivisto a Laguna Seca nel 2005 quando Yamaha ha festeggiato il 50° di partecipazione alle corse. Quella livrea esatto, con quella livrea gialla e nera, sì. E ho rivisto Steve Baker alla cena di gala dove Yamaha aveva invitato tutti i piloti Yamaha nel corso della storia, e io ho fatto vedere a Steve Baker la foto da bambino con lui e lui si è emozionato, e come si è emozionato lui mi sono emozionato anch'io, cioè incredibile. Sì, a distanza di 40 anni, 45 anni, cioè una roba incredibile. Bello, è stato un momento bello per lui e per me soprattutto. Clamoroso. Sì. Mi piacerebbe viverlo. Ma fra l'altro una delle foto più care che ho anche di quel periodo del 1976, ho 6 anni, è una foto con Mike Sinclair, che poi avrei ritrovato. Che è il babbo di Bob? No, era un meccanico a quel tempo, di Pat Hennen. Okay. Adesso non so benissimo figurato, ma l'ho già sentito. Comunque un pilota appunto di quegli anni. E poi questo Mike Sinclair l'ho ritrovato come direttore tecnico del team Yamaha nel 2000 con Max Biaggi. Okay. E io lavoravo esatto, siamo diventati colleghi, quindi io quando ho visto che Mike Sinclair era in quel team ho detto ma è incredibile questa cosa, cioè io gli ho fatto vedere anche lui la foto e lui non ci credeva, dice ma come? Bello, sembrava quasi la chiusura, no, di una fiaba. Sì, è una fiaba che dici dai, un bambino che a 6 anni va a Imola, fa le foto con questi personaggi qui, miti del motociclismo, e poi si ritrova dopo 30 anni, 25-30 anni a parte che infatti si pensava prima sei uno dei più longevi dentro il mondiale. Cioè, nel senso, mi chiedevo chi sei forse di più. Dopo abbiamo citato i vari Mirko Cecchini, no? Sì, ce ne sono. Però si comincia a essere, leggiamo, 30esimo anno. Scusa, quest'anno io ho fatto il mio 30° anno di... giovane, tra l'altro. Perché sì, io ho 54 anni, quindi... Sei iniziato poco più di fine 94 ho iniziato. Ma ci arriviamo, voglio sapere tutto, perché comunque allora eravamo partiti, mi hai chiesto dall'infanzia, quindi ti dicevo, nella mia famiglia 6 anni, grande passione, poi mio babbo da sempre ha avuto un negozio di bici, scooter, moto a Modigliana, quindi era un po' il ritrovo di tutti gli appassionati del paese. Fatto sta che nel 94, a fine 94, Gianmaria Liverani, mio compaesano, mio coetaneo, che partecipava al campionato italiano Super Sport 600,
che tra l'altro aveva vinto 4 anni consecutivi contro anche piloti molto, molto forti come Paolo Casoli, capito? Gente di nome. Mi chiese se potevo dargli una mano con un sistema molto rudimentale di acquisizione dati che uno sponsor gli aveva donato. E perché a te l'ha chiesto? Esatto, qui vengo al punto. Io mi stavo laureando in ingegneria elettronica, specializzazione biomedica. Perché lo specifico? Perché l'ingegnere biomedico cosa fa? Fa quella parte di elettronica medicale che si occupa anche del monitoraggio dei pazienti in terapia intensiva. Quindi io studiavo tutte le macchine che monitoravano il battito, la temperatura, la pressione, la respirazione a livello sul corpo umano. Acquisiscono dati praticamente. Esatto, acquisizione dati e analisi dei dati. Quindi Gianmaria giustamente disse: ma scusa, perché non provare a farlo? E io a ruoto ho detto: beh sì, in effetti le problematiche sono più o meno le stesse, no? Trasportiamo l'elettronica da un corpo umano a una motocicletta. Ed è iniziata così, per gioco, praticamente per gioco, perché questo sistema di acquisizione molto rudimentale aveva 4-5 canali, quindi l'apertura del gas, la velocità della ruota, le 2 sospensioni, i giri motore, ma davvero molto molto basilare. Ma tipo l'avevate provato sulla sua moto, facevate dei test? Sì, esatto. Poi lui quell'anno partecipava al campionato del mondo Superbike con il team Gattolone di Andrea Merloni di Indesit, non so se ve lo ricordate, di Ariston. Merloni, parente di Merloni. No, Merloni, Merloni. Merloni lavatrici, sì, gruppo Merloni lavatrici, Indesit, Ariston. Ed è nata così, quindi noi abbiamo partecipato al mondiale Superbike quell'anno. Con questa acquisizione dati. Perché infatti leggevamo che erano andate in pochissime a avere una cosa del genere. Esatto, assolutamente sì. In quell'anno lì, nel 95, che fu appunto il primo anno di Gianmaria nel mondiale Superbike, soltanto noi e la Ducati ufficiale aveva l'acquisizione. Il team Kawasaki di Bertocchi la mise su a metà stagione. Quindi ma con questo Gianmaria Liverani, cioè essendo nel tuo paese coetaneo, ce lo vedi ancora? Sì, amici? Io assolutamente, ci siamo grande. visti anche l'altro giorno. Sì, lui adesso poi ha cambiato completamente vita, lavora in un'azienda del nord, sì. È stato, e credo che lo sia ancora, comunque istruttore al DRE, Ducati Riding Experience, quindi è rimasto un po' nell'ambiente, ma diciamo non direttamente impegnato nelle corse, ma comunque come istruttore. Io ti chiederei di base, però, che sembra una cosa, ma io esterno non lo so, il telemetrista che cosa fa? Allora, esattamente, ma proprio perché è curioso ed è bello anche vedere proprio nel box. Cioè, cosa fa proprio con le mani? Io quando sono capitato 2 o 3 volte, che sono capitato magari a vedere lui, che li vedi davanti a quei cosi lì, sembra che sono davanti a uno screensaver di Windows 98, presente? Certo. Beh, allora quella è una parte del lavoro del telemetrista, che è l'analisi dei dati. Quindi il sistema di acquisizione cosa fa? Mentre la moto gira in pista, registra dei dati appunto legati alle sospensioni, giri motore, velocità, angolo di piega, insomma centinaia e centinaia di informazioni. E il compito del telemetrista, uno dei compiti del telemetrista, è proprio analizzare questi dati, cercare di capirli e cercare di rendere la moto più performante sulla base di quello che questi dati dicono. Ok, ma tipo, ti interrompo, il giovedì tipo, perché molti dicono c'è la gara la domenica, loro magari alcuni pensano che inizi sabato, magari inizi il giorno prima, invece già a parte il mercoledì il montaggio però anche il giovedì non c'è un lavoro che fa il telemetrista, tanto vi vedo sempre lì davanti ai computer di continuo. Sì, insomma, diciamo il giovedì cosa si fa? Perché comunque il giovedì vai ad analizzare, riguardare, rivedere i dati dell'anno precedente del tuo pilota o del pilota che avevi e cerchi di da quella base trovare una base altrettanto valida per le mappature poi di freno motore, traction control e quant'altro. Ok, e dicevi quindi i dati questo è il compito primario, se vogliamo, però è chiaro che il sistema di acquisizione deve funzionare bene, cioè io se voglio sapere a che affondamento massimo mi va la forcella in frenata, quel sensore deve funzionare, quindi io devo anche occuparmi della manutenzione del sistema, quindi il telemetrista proprio manualmente io vado a verificare che tutti i sensori funzionino, se ce n'è uno che non va lo sostituisco o lo riparo o comunque
Ok. Si fa questa... Ok, però se poi per entrare proprio dentro, alla fine non è neanche finito qui il discorso, perché poi c'è anche un rapporto con il capotecnico, no? Certo. Cioè, che cosa Cioè, di una base, volta- c'è un legame, no? Che si costruisce certo, tra perché capotecnico e il telemetrista. telemetrista è quella persona, appunto, e qua ti dico, ecco perché è quasi naturale che dopo tanti anni un telemetrista diventi capotecnico, perché i dati e le analisi che fa il telemetrista poi sono sempre rivolte al miglioramento della performance della moto, e questo avviene parlando col capotecnico. Magari io gli dicevo a Bargis: guarda Jeremy, la moto è molto morbida, in staccata andiamo a pacco, oppure il dietro si solleva troppo, oppure in centro curva la moto è molto seduta dietro, è molto schiacciata, quindi mettiamo una mola più dura, diamo per carico. Già un po'. Ecco, quindi è chiaro che il telemetrista deve anche conoscere la dinamica del veicolo, altrimenti certo, Ok, perdi certo. un pezzo dei pezzi sì, ti importanti. perdi dei pezzi importanti, molto importanti. Ok, e dopo tu hai detto che è iniziato nel 94. Fine 94, Fine diciamo 94. che il 95 è stato il primo vero anno. Ok, quindi un po', dai, un po' per quelle botte di fortuna, no? Comunque che si incastra tutto, no? Allora sì, ti dicevo, fra l'altro i miei erano preoccupatissimi, Andrea, perché a me mancavano 2 esami all'università, Ok. ed erano Ti preoccupati stavi lavorando che... proprio in quel momento lì? Sì, quando mi hai iniziato ad mancavano 2 andare via con esami e ho lui? detto cavolo, questa non si laurea più, quindi Ok. panico allo Sì, stadio. appena vedi che guadagni. Quando dissi che andavo in giro con Gianmaria a fare questa cosa, rimasero un attimo tutti un po' così sul chi va là. Poi invece E poi alla fine no, io ci avevo speso tanto impegno, tanto sacrificio, ho detto no, io mi laureo, poi vediamo. Ok. E mi sembra che sia stata la scelta giusta. Adesso me ne sarei pentito amaramente. grande, Sì, con alla 2 grande. esami, Hai scelto la dai, scelta giusta. valeva la pena, sì, Sì, valeva la pena sì. completare il corso di studi. Alla grande. E dopo questa esperienza qua? Allora, Cioè lì è partita, ha cominciato a partire da lì tutto, è iniziato tutto, sì, da lì è iniziato tutto, e l'anno dopo io la consideravo un'esperienza conclusa, perché comunque Gianmaria aveva fatto la sua esperienza nel mondiale Superbike, io ero contento, insomma non pensavo di continuare sinceramente. In realtà mi arrivò la chiamata sempre del team Gattolone e mi chiesero Che se... nome, Team Gattolone? Sì, era il nome della barca della famiglia Merloni, ok. fra l'altro, sì. E questo me lo ricordo perché Pensa anch'io che lo spettacolo. chiesi. A me ste robe Sì. da ricchi mi fa morire. Sì, che ma chiami il team ricchi, come la barca. molto ricchi. Bellissimo. E, mi chiesero se volevo continuare a usare il sistema di acquisizione con Pierfrancesco Chili, che nel frattempo era diventato compagno di squadra di Gianmaria. Ok. Poi per Superbike, mondiale Superbike. sempre mondiale Superbike. Poi per vicissitudini varie Gianmaria smise di correre quell'anno, e io appunto continuai con Pierfrancesco Chili, vincemmo diverse manche, era molto veloce nonostante avesse una Ducati 916 non ufficiale, e poi da lì a qualche anno diventò anche pilota del team ufficiale per Francesco, perché andava veramente forte, era velocissimo. Ok, e qui siamo nel 96. Siamo nel 96, siamo arrivati al 96. E avevi appena iniziato. Qui devo ringraziare Davide Tardozzi, Grande, perché vedi, che Davide rincontri poi 25 anni infatti, dopo. ma perché? Perché Davide Tardozzi in quel momento lì era il team manager della squadra Superbike Ducati Power Horse. Okay. Contro i Corsair che vinsero il mondiale, e decisero di fare il grande salto. Quindi a fine 96 la squadra Ducati Superbike Power Horse decise di fare il salto in 500, e Davide mi conosceva e mi chiese di far parte del gruppo. Quindi grazie a lui, diciamo grazie a Davide Tardozzi, sono riuscito a entrare nel mondiale, sempre in quella squadra lì, con Cadalora e Corsair, con Luca Cadalora, con Yamaha 500 ufficiale, team satellite. Red Bull. Diventate Red Bull, perché poi anche lì c'è una vicissitudine. Nel 97 la Power Horse, dopo qualche gara, credo che abbia finito i soldi. Okay. Sì, finì il budget, diciamo così, forse per un errato conteggio, non so, comunque I soldi, sì. non pensava che forse il motomondiale fosse così costoso. Fatto sta che poi subentrò Red Bull. Ecco. Meglio. E finimmo l'anno, sì, in quella squadra lì finimmo l'anno Red Bull, e io rimasi un po' scottato da quell'esperienza, perché insomma non è bello, no? Iniziare un'attività che a te piace, dove
ti dedichi anima e corpo, no? E poi vedi che per vicissitudini, per colpa di esterni, la tua passione, la tua voglia di fare viene smorzata, viene interrotta. E lì ti dico la verità, rimasi molto male. Ma smorzata in che senso? Perché avevamo finito? Cioè, ma perché fra l'altro io stetti 2 gare a casa, appunto perché non c'era budget. Quindi io una situazione precaria, diciamo. Molto precaria. Mi resi conto già da subito che ero in un ambiente molto precario. Ma poi ha anche un ruolo precario, mi viene da dire, perché te alla fine ti butti, non è che esisteva la figura del telemetrista prima di te. È vero, fondamentalmente. sì, eravamo in pochissimi, eravamo in 2 o 3. Però nel mondiale 500 ancora neanche allora, c'era... già lì era più presente. Diciamo, iniziavano, anche Yamaha stava iniziando a sviluppare i primi sistemi di acquisizione in collaborazione con la 2D. Quindi insomma mi resi conto da subito, e forse mi ha fatto anche bene questa cosa, perché mi ha fatto aprire un attimo gli occhi e mi ha... Come fa quello del psicologo? Tra l'altro, vabbè, non ti voglio interrompere. No, vai, mi piace. No, cioè che sei il mio psicologo alle gare, devi sapere che il Flam, quando io c'è le gare che torno, non lo so, c'ho dei momenti comunque più bassi, vado dal Flam, sì, siamo un po' insieme, dopo parliamo un po', e lui mi guarda e fa: dai, ti vedo bene, un quarto d'ora ti metto a posto, dai, non ti preoccupare, dai, finisco qua dopo un quarto d'ora. Ma sì, perché io questa cosa l'ho fatta da autodidatta, nel senso, mi sono trovato a dover fronteggiare appunto periodi complicati e dai quali ne sono uscito un po' col mio spirito, un po' col mio carattere. Allora mi piace, quando vedo Mig in difficoltà, mi piace dargli una mano. No, a volte io sono lì che magari mi scervello, comunque sono proprio un mood magari brutto, perché c'ho i miei viaggi e arriva Flam, bam, frase secca, io grande. La frase che uso di più, la frase che uso di più con Mig è questa: le cose sono come sono, soffriamo perché le avevamo immaginate diversamente. Sì, no, poi anche, però se ci pensi è così. Altra frase dell'anno è: tutto ha un prezzo. Vabbè, anche. Quello ok, ma quello è più banale di quella di prima. Sembra banale, ma invece in certe situazioni, vabbè, parentesi psicologia. Comunque ringrazio allora quegli eventi che mi hanno aperto gli occhi da subito e mi hanno permesso di muovermi in questo mondo nuovo per me in maniera un po' più ponderata, un po' più intelligente. Chi vi segue, anche io, non lo sa magari che il mondo del motociclismo in generale, a parte per i piloti che forse già è sudato, ma anche per gli addetti ai lavori, non è allora diciamo che era lavorare in azienda. È vero, cioè dici perché sì, devi essere confermato, cioè ti devi guadagnare il posto ogni anno. Bravo, cioè ogni anno devi aspettare la conferma, la riconferma, e non è scontata, capito? Non è scontata perché comunque cambiano i budget, cambiano gli obiettivi, cambiano i piloti, i colleghi, e no? quindi cambiano le simpatie, cambiano quegli equilibri. E quindi insomma, questo sembra una cosa che hai fatto bene a tirarla fuori, che comunque è scontato, comunque magari non si conosce, però assolutamente è una cosa importantissima. Ma si lavora con un occhio sempre anche rivolto cioè con un filo di pensiero è anche rivolto a questo spesso? Allora, fino a prima di Vale era così, è vero. Cioè devo dire che i budget magari fino al 2002-2003 a volte capitava che fossero limitati, quindi capitava di vedere team che esistevano e poi sparivano. Adesso diciamo che questa situazione è molto migliorata, nettamente migliorata. E poi sinceramente con Vale ho instaurato un bellissimo rapporto, con Uccio, con tutti i ragazzi della squadra, per cui da un certo punto di vista mi sento un po' più tutelato, se vogliamo, rispetto a prima, dove magari eri un mercenario vero e ti vendevi un anno per un anno, capito? Un anno per l'altro, e rischiavi appunto. Cioè ce ne sono magari anche diversi appunto di gente che si lega a un team o comunque entra a far parte di un team e non l'abbandona, cioè comunque rimangono quasi una bandiera. Ma anche perché secondo me così costruisci davvero qualcosa. Trovi una realtà solida, magari quei tecnici che vedo cambiare squadra ogni anno non mi danno una gran fiducia, quindi giusto. Sì, io preferisco costruire qualcosa di solido, di duraturo, di concreto. Sì, anche perché quello che dico sempre tipo è che
cioè il telemetrista, come il capotecnico, come chiunque dentro il box, e in primis e tutti per lui il pilota, cioè, sono tutti esseri umani, e quindi gli esseri umani comunque si rapportano, si relazionano l'un l'altro appunto per legami, esperienze, relazioni, sì, quindi sì. ho capito. Secondo me nel ruolo di una figura che appunto presenza dentro il paddock, metti che sei il gommista o chiunque, comunque se sei uno stronzo tra virgolette magari, se sei il pilota gli stai sul cavolo al pilota, esatto, capito? Poi soprattutto invece se sei uno figo che dà energia positiva, esatto. E questo è viene l'obiettivo. considerato. Questo è l'obiettivo fondamentale, avere un team di persone positive. Sì. Che credono tutte nello stesso obiettivo, che tirano tutte, remano tutte dalla stessa parte. Se ne hai uno che rema da un'altra parte è meglio. E poi sai che magari ti accorgi subito, cambiare. Devi farci tutto l'anno. Sì, infatti. Sembra, ma sono tutti scenari. Poi il telemetrista è una figura anche, come l'hai messa te, è una figura anche che guida anche un pochettino il gruppo, per cui siccome si basano sulle tue sensazioni, che poi sono quelle del pilota. Sì, è chiaro, voglio dire. Tutti guidano, diciamo la verità, però sì, il telemetrista e il capotecnico sono le due persone che fondamentalmente subito dopo, cioè danno il pilota parla con loro due. Esatto. Quindi se il capotecnico e il telemetrista dicono, non so, ci vuole quella carena lì, via, tutti a trovare quella carena lì, a doverla tirare fuori per loro, giustamente. Ok, e siamo belli arrivati al 97. Fine 97, siamo che dicevo al 97, fa conto. dopo questa esperienza così un po' difficile, chiamiamola così, decisi di cambiare completamente, perché dissi no, non voglio più avere a che fare con queste persone, preferisco cambiare. Ebbi la fortuna che Fausto Gresini cercava appunto un telemetrista, e quindi andai a parlare con Fabrizio Cecchini, con Fausto Gresini, e mi accordai per fare un contratto con il team Gresini 98 e 99, un biennale. Nel 98 feci il telemetrista ad Alex Barros, pilota brasiliano con la 500 Honda 4 cilindri ufficiale. Bellissima esperienza, veramente bellissima esperienza. Anche Alex, gran persona, davvero, ho conosciuto una persona veramente. Dopo te lo dobbiamo chiedere per forza, poi tra tutti i piloti chi sarà, cioè, chi per un motivo, chi per un altro, cioè, non preferiti, però pro e contro di ognuno. Ma se adesso vediamo. Sì, va bene, arriveremo anche a questo. Ma non così cattivi come l'ha messa lui. No, ma per carità, ma è chiaro che ce ne hai visti talmente tanti, talmente lavorato con ogni pilota ha le sue caratteristiche, chiaramente. Cioè, voglio degli aneddoti su ogni pilota, tipo allora te ne dico, visto che parlo di Barros, ti dico questo subito, no? Allora 98 agosto, Barros contentissimo, ragazzi, sembra che riusciamo ad andare a Jacarepaguá, che era Rio de Janeiro, a fare un test ad agosto, in previsione della gara di settembre-ottobre. Cazzo, bellissimo. Intanto gara del Brasile, la più amata da tutti da sempre. Sì, da sempre, bellissimo, posto meraviglioso. Tutte le volte che sento parlare di quelle gare lì. Clima stupendo, tutto l'anno, vabbè, insomma, partiamo, arriviamo, la pista non c'era. Ok, da Dio, bellissimo. Bene. Avevamo avuto rassicurazioni dal manager di Alec che la pista era stata riasfaltata, e in realtà i lavori non erano finiti. Quindi praticamente noi ci siamo fatti una decina di giorni di vacanza a Rio de Janeiro, aspettando che gli operai finissero di asfaltare la pista. E poi avete girato alla fine? L'ultimo giorno con la pista appena asfaltata, puoi immaginare, con l'olio che veniva su tutte le curve. Praticamente Barros fece un'ottantina di giri, ma insomma la qualità del test ormai poi gli altri cioè, ormai il bello era quindi, stato esatto, me la ricordo così come appunto una scampagnata, una vacanza. E fra l'altro, oltre al danno alla beffa, Alex Barros, che ci terrei a salutare. ciao Alex, grande, perché segue il podcast, grandissimo, e voglio salutare anche suo fratello Cesar, che anche lui è un personaggio grande, è vero, l'ho visto è fortissimo Cesar. Comunque dicevo, oltre al danno alla beffa, nel 98, dopo questo finto test, chiamiamolo così, la Dorna cancellò la gara del Brasile. Proprio allora ancora più valore quella vacanza. Sì, infatti è stato bello, stato meraviglioso. Beh, fra l'altro il Brasile ha anche, ma ci arriviamo piano piano, perché
Nel 2001 fu anche l'ultima gara di quel mondiale dove mettemmo in pensione il 2 tempi e tirammo fuori il 4 tempi. Che forse per un telemetrista anche... lì mi si è aperto il mondo. Esatto. Saltiamo veloce perché qui siamo ormai nel 98. Ci arriviamo, 99 con Capirossi col 2,5 che veniva sempre Team Gresini, veniva dall'Aprilia dove aveva vinto il mondiale con l'incidente insieme ad Arad, aveva vinto l'ultima gara e bello quell'anno lì, comunque vincemmo 3 gare. La Malesia, vincemmo a Imola sulla come era colorata la moto lì? Era la Elf Axo Ronda, rossa, bianca e blu. Bella sì, è un'Honda 250 ufficiale, sì. Con quel casco lì forse? Sì, esattamente. Perché oggi hai portato anche dei grandissimi cimeli, proprio tutti... Arriviamo anche bellissimo, da Liverani a tutti loro. Comunque con quel casco lì. Sì. Quel casco lì di Loris. Matteo, vabbè, dopo li guardiamo. Sì. Ok, quello è il 98. Quindi 99. Vincemmo queste 3 gare, ti dicevo Malesia, Olanda, fra l'altro l'Olanda con un bellissimo sorpasso all'ultima chicane su Vale, fra l'altro. Io di quella gara lì mi ricordo che a Tavuglia, e forse vorrei conferma da Vale, che lui dopo quella gara lì tipo voleva smettere. Te lo giuro, te lo giuro. Secondo me Pedro dell'Osteria, io non mi ricordo, ma tempo fa parlavamo, o forse Uccio, perché io gli chiedevo: ma Vale ha mai voluto, tipo, avrà avuto dei momenti di debolezza anche lui, che dici è a raso terra, è proprio sul fondo. E mi hanno raccontato che questa gara qui di Assen, che l'ha passato l'ultima chicane, e Vale è tornato a casa, una di quelle... Vale è tornato a casa e diceva: no, basta, voglio far basta, voglio smettere. E tutti loro dicono: ma che cazzo dice? No, per fortuna Vale che non hai smesso. Quindi vabbè, però voglio sapere se è questo. Non lo so, io questo non lo sapevo. E poi vabbè. Eri dal lato buono. Sì, E poi Imola in una condizione di misto bagnato, dove Loris tirò fuori pelle sul bastone, disse rischio e riuscì a vincere quella gara lì. Fece diversi secondi posti, fece diversi terzi. Quindi già Barros, Capirossi, Chili, Liverani. Sì. Saltiamo qualcuno, vabbè. Cadalora sì, nel 97 con la Yamaha. Cadalora, sì. E di là c'era anche Corsair che ieri, l'altro giorno, nel futuro verrà detto che è uno dei piloti più forti che c'è sempre stato. In Superbike sicuramente. Perché l'aveva detto Sanchio. In 500 fece tantissima fatica. Io rimasi a bocca aperta a vedere un pilota così veloce in Superbike e così in difficoltà col 500 2 tempi. Mi ricordo che andammo a Shah Alam e Tardozzi giustamente disse: cavolo Luca, cerca di aiutare, dai, fai qualche giro davanti e vedi se Troy riesce un attimo a capire come gestire, insomma, la situazione. E mi ricordo che Luca partì al primo giro, al secondo giro nel curvone veloce Troy fece un botto pazzesco, e poi da lì il Cadolo bam. Sì, il Cadolo volava quell'anno lì, era fortissimo. E comunque già una sfilza di piloti già come sei arrivato al mondiale, comunque hai subito avuto piloti della Madonna. Sì, è vero. Nonché nel 2000 sì, arriviamo. Poi arriviamo nel 2000 dove Marino Laghi, che era il fisioterapista di Max Biaggi, mi viene a trovare in Argentina a fine 99 e mi dice: guarda, so che te sei un romagnolo come me, mi hanno detto che sei bravo. Marino Laghi perché di dov'è? Marino di Forlì. Okay. Aveva uno studio di fisioterapia a Forlì, ce l'ha ancora. E mi disse: guarda, so che te sei di Modigliana, sei un romagnolo come me, mi hanno detto che sei bravo, perché non vieni con Max, che non dai... Che comunque posso dire, quando ti dicono sì, romagnolo come me, tipo non ti ci sono, dai, tipo, mi ha comprato così. capito, fa così, non so perché. E quindi praticamente ho accettato l'offerta di Yamaha e mi sono trovato a lavorare con Max nel 2000, 2001 e 2002. Ok, quindi il periodo più longevo, diciamo, dopo gli inizi, un po' più... Esatto, che fra l'altro anche qui è un aneddoto, perché vedi il destino, a volte dici cavolo, ma è incredibile come le cose si incrociano. Abbiano sempre... Nel 98 fu l'anno di esordio di Biaggi, quindi eravamo a Suzuka in 2,5 in 500. L'anno di esordio in 500 di Max Biaggi, e noi avevamo il box a fianco perché io ero con Barros. Ok.
quindi normalmente l'IRTA metteva le stesse case diciamo vicine, quindi eravamo il team, c'era l'Honda ufficiale di Duan, c'eravamo noi con Barros e poi c'era il team Canemoto con Biaggi col 500. Allora cazzo fa sta gara, pole position, vittoria, cioè io non avevo mai Suzuka, che era citata Vuccio anche, capito, a Suzuka, cioè pistona della Madonna. Fra l'altro io, che a me piaceva quegli anni lì, ero l'esordio o il primo secondo anno che lavoravo, mi piaceva andare fuori dal box a guardare cosa facevano le altre squadre nel tempo libero, e non avevo mai visto Jeremy Burgess cambiare così tante volte le molle della forcella dalla moto di Duan. Quindi li vedevi che erano, insomma, cercavano la prestazione per non far sì che il nuovo arrivato vincesse. Insomma, fatto sta che Max Biaggi fa la pole, la vittoria. Allora io ero lì che dopo la gara sistemavo la mia cassa del server, la stavo chiudendo, mi passa Pietro Biaggi, il babbo di Max, e allora gli faccio la battuta e gli dico: cavolo Pietro, complimenti, che gara, mamma mia, l'esordio, pole vittoria. E lui mi guarda e mi fa: ma qua ci stanno i rettilini, quando arrivano le curve so cazzo. Dico ma no, dico Pietro, ma come? Quando è andato forte a Suzuka? No, che hai capito? So cazzi per gli altri. Grande. Quella aspetta che c'ho il tasto giusto. Grande. Quella sboronaggine però simpatica, bellissimo, no? Grande. E da lì a Romana proprio, bravo, da Romana, e da lì poi vedi, dopo 2 anni mi sono trovato con Max e con Pietro nel box, team ufficiale tra l'altro, team ufficiale Yamaha, con Mike Sinclair come dicevo prima, quindi ho ritrovato Mike Sinclair come direttore tecnico. E lì sono stati 2 anni belli, eravamo diciamo gli unici antagonisti di Vale, se vogliamo, in quel momento, quindi eravamo gli unici a battagliare un pochino, perché 2000-2001 con il 500 2 tempi e poi nel 2002 con il 4 tempi. Ma ok, già 4 tempi Yamaha? Sempre Yamaha, sì, sono stati 3 anni. E lì appunto da telemetrista, come diceva Phil prima, sì. Cambia, cosa cambia? Allora, molto lì poco, si è perso un altro tipo di lavoro? Assolutamente sì, perché diciamo che l'elettronica e le mappature in particolare hanno raggiunto il loro apice, perché col 2 tempi ovviamente avevamo un traction control molto basilare, c'era un power jet, ma niente di che a livello di elettronica. Correggevi poco. Power jet era un sistema che spruzzava benzina alla moto nel cilindro a un certo regime di giri nel rettilineo, dava un boost, diciamo così. E quindi diciamo che il grosso del lavoro era l'analisi dei dati. Con l'avvento del 4 tempi invece si è potuto lavorare proprio numericamente con queste mappature sul freno motore, che era importantissimo, sulle mappe di potenza, quindi la curva, la caratteristica del motore, l'antiimpennamento, ecco, tutte queste cose che col 500 non c'erano, diciamo. Quindi il lavoro si è complicato all'inverosimile. Poi fra l'altro c'è stato l'avvento delle mappature curva per curva, quindi avevamo la possibilità di gestire tipo con un GPS? Sì, c'era anche una volta c'era un doppio controllo con un GPS, in realtà era con i metri percorsi dalla ruota. Noi sapevamo a quanti metri era la curva 1, poi la curva 2, poi la curva 3. E ogni curva il motore agiva diversamente? Ogni curva aveva un freno motore, un traction control in uscita e una mappa di potenza diversa a seconda del tipo di curva che era. Questo non lo sapevo io. Sì. E se tipo andavi fuori che... Ecco, se andavi fuori fino a che, siccome la pista ha 4 intertempi, fino a che il sistema non si resettava nell'intertempo, in quel 500-600 metri la moto non rispondeva perfettamente, diciamo. Però poi si resettava e sapeva esattamente dove era in base a questi intertempi. Quindi un bello step rispetto al 2 tempi. Uno step pazzesco. Poi l'altra cosa molto molto importante, molto grande, che ha fatto veramente la differenza, ma questo ci arriviamo dopo perché è successo nel 2007-2008, è stato l'avvento della piattaforma inerziale di derivazione aeronautica e marittima, cioè una piattaforma che era in grado di dire alla moto rollio, beccheggio e imbardata. Quindi noi eravamo in grado di capire. Prima si arrivava a sto cosa solo tramite le sospensioni. Senti che nomi. Sì. Invece qui te lo diceva proprio qui come si vuole le mappe di potenza venivano gestite in base all'angolo di piega. Cioè pensate il grande step che si fece, l'evoluzione, perché poi il pilota era in grado di aprire tutto gas a 55 gradi di piega e la moto rispondeva per quello che dicevamo noi. Poi in base, quando rialzava, la moto dava potenza in base appunto sempre all'angolo di piega. Incredibile. E da lì poi è nato tutto un sistema che è ancora in uso tuttora. Sì, in continua evoluzione. Ma infatti, cioè,
come è cambiato anche il tuo lavoro durante tutti questi anni? Adesso ancora siamo arrivati un po' al 2001, ma durante appunto dall'inizio con le 500, anche addirittura la Superbike, fino a oggi, tra virgolette, immagino sia cambiato veramente molto. È cambiato molto, e te lo dimostra il fatto che adesso normalmente non c'è più un solo telemetrista, ma ce ne sono almeno 2-3. Perché c'è quello che fa solo le mappe, c'è quello che fa solo l'analisi dati, c'è quello che fa solo manutenzione al sistema di acquisizione e ai sensori che sono sulla moto. Quindi puoi immaginare, nel momento di transizione io facevo tutte queste cose. Quindi ci sono state alla cieca quasi, praticamente. Non dico la cieca, ma purtroppo a volte capitava che se c'era una caduta e dovevo riparare la moto non riuscivo ad analizzare i dati. È stato poi quello il motivo per cui negli anni si è evoluta la figura del telemetrista, e ne sono state prese 2-3 persone a fare quel tipo di lavoro, perché ci si è accorti che non bastava uno. Non bastava, no, assolutamente. Tutto, quelli del assolutamente. Resto, anzi, sempre in aumento, come guardando anche la Formula 1, ce ne sono. Alla fine è un po' quello il discorso, nel senso, per fare una cosa all'inizio c'era una persona e poi invece durante che la cosa si complica andando avanti si complica, i sensori sono sempre di più, le mappe sono sempre più evolute, i numeri sono sempre di più, per fare la differenza devi andare sempre a cercare un sacco di veli. E i regolamenti invece hanno cercato di bloccare sta cosa tipo dal 2002 in poi, che scommetto che tanto era ma in realtà l'unica grossa cosa, chiamiamola così, è stato il software unico, perché fino all'avvento del software unico nel 2015, se non sbaglio, fino a quel momento lì col quattro tempi ogni casa disponeva di un software proprietario che era in grado di gestire tutte quelle cose che dicevo prima, quindi traction control, freno motore. E la differenza adesso qual è? Adesso che il software è unico, cioè tutte le case usano ma lato pratico cosa differenza? Diciamo che magari inizialmente una casa, anche qui è sottile, perché ad esempio Yamaha usava delle strategie di controllo, non so, del freno motore per esempio, e quando Dorna impose il software unico, è chiaro che essendo unico tutti avevano accesso a tutte le informazioni che erano sul tavolo. Quindi una casa poteva dire: no, io cavolo, quella cosa lì del freno motore non gliela dico, perché sennò poi me la copiano e la fanno anche loro. Quindi magari non la faccio neanch'io, ma non la fanno neanche loro. Ecco. Quindi all'inizio il software unico è stato limitante da quel punto di vista. Capito? È stato limitativo. Sì. Cioè era molto meglio avere un software, però il regolamento diceva di usare questo software unico, per cui molte case, diciamo così, si sono date la zappa sui piedi per non mostrare alla concorrenza quello che loro avevano sviluppato nel corso degli anni, dal 2002 al 2015. Sì, poi immagino che con gli anni dopo questa chiaramente cosa sia poi con gli anni questa cosa è stata superata, però nell'immediato ecco il software unico è stato limitativo, non migliorativo. Ok, chiaro. Paura, ma poi infatti ci arriveremo anche ai giorni di oggi, ma non ci dimentichiamo del 2002 e del 2003. Sì, allora il 2002, primo anno di quattro tempi, finisco con Max Biaggi e rimango in Yamaha perché arriva Marco Melandri. Ok, con la Fortuna sì, Fortuna con Carlos Ceca Melandri, la squadra. Arriva Marco Melandri in un anno diciamo piuttosto tribolato, infatti quell'anno lì l'unico podio lo fece Barros sul Bagnato nel team Tech 3, che era il nostro team satellite, quindi noi con quella moto lì non facemmo nemmeno un podio, poi fra l'altro Marco si fece male diverse volte e quindi era fu una stagione, il suo primo anno in MotoGP, diciamo, secondo giusto? Forse, perché forse 2002, il primo, forse sì, hai ragione, sai che non mi ricordo. Glielo chiediamo poi come poi come dirci con un commento. E comunque insomma facciamo molta fatica e da metà stagione, tre quarti diciamo, si iniziavano a sentire le voci di questo arrivo di Yamaha di Valentino Rossi e tutti ce lo dicevamo, ma così un po' sottovoce, no? Lì come allora innanzitutto quegli anni di come si viveva al paddock, cioè vabbè, Vale stava vincendo. Sì, belli, ma eravamo tutti tifosi di Vale alla fine, fondamentalmente. Stava facendo divertire. Sì, ci stava facendo divertire anche a me, che ero comunque suo avversario, perché comunque mi piacevano le scenette che faceva a fine gara, mi piaceva come guidava, soprattutto i sorpassi che faceva, la strategia di gara, cioè era un gran pilota,
stato ed è un vero animale, sì. E quindi, sai, si iniziava a sentire questa voce di Valentino Rossi nella Yamaha, e cavolo, chissà, speriamo. E ebbi la conferma di queste voci a Phillip Island nel 2003, quindi ottobre 2003. Che era l'ultima gara? Una delle ultime gare, sì, una delle ultime. Mi ricordo che Davide Brivio, che era il manager della nostra squadra in quel momento, mi prese da parte, mi ricordo come se fosse ieri, stava iniziando a imbrunire, quindi saranno state le 5:30, le 6 del pomeriggio. Un freddo della Madonna, avevo sti pantaloni corti che sentivo un po' l'aria che mi tagliava a metà, e mi disse: guarda, stiamo veramente lavorando, è quasi praticamente fatta, e quest'altro anno tu sarai il telemetrista di Valentino Rossi. Da lì non ho più sentito il freddo, non ho più sentito dentro così facevi. No, perché sì, mi sono reso conto subito che avrei lavorato con un fuoriclasse, quindi da lì nasce un matrimonio, possiamo dire, perché è stato veramente il periodo più longevo della tua, insomma, della tua continuità. Sì, perché praticamente ho fatto 18 anni insieme a Vale sui campi di gara, e 20 se contiamo anche questi, anzi 21 se contiamo anche questi 3 nel suo team. Esatto. Il team VR46 legato proprio. Sì, io mi sono legato a Vale, mi sono legato a lui, perché comunque è stato... comunque quando fai i risultati, cioè io immagino che anzi dicelo tu appunto, cioè essere artefice di quei risultati insieme a lui, immagino che dentro crei delle cose, dei legami appunto indissolubili, sbaglio. È proprio così, cioè vivi delle situazioni, ma soprattutto delle emozioni che ti rimangono, ti plasmano proprio nel tuo io, capito? Quindi... E se devi dire quali momenti migliori, ma anche quali peggiori? Non solo di Vale a sto punto, di Vale, ma anche se magari se sono situati carriera, anche magari appunto fuori da Vale in tutta la tua carriera, dico, tra i momenti peggiori e allora, migliori. Il momento peggiore, come avevo già detto prima, lo posso dire che è stato il 97, dove mi sono reso conto appunto che il paddock, il motomondiale potevano essere ambienti dove serviva un certo tipo di approccio, di sgamo, di intelligenza. Più ad esempio però anche di delusioni poi di risultati sportivi, come tiro fuori il 2006 o il 15 o chiaro. Poi vengono anche allora, diciamo che avendo superato l'episodio del 97, poi sì, ti posso dire che le mancate vittorie sono diventate più... Te senti un po' tu anche magari quello che succede in pista, no? Perché chiaro. Adesso ancora di più, cioè da capotecnico ancora di più, perché quella determinata gomma o quel determinato setting lo decido io, lo decidiamo io, il telemetrista. C'è un lavoro, ma mi sento, in quanto capotecnico, cioè responsabile della squadra, mi sento partecipe sei ancora poi più vicino appunto al pilota, quindi proprio alla prestazione in pista. Assolutamente. Dipende ancora di più anche da te. Assolutamente. E quindi invece i momenti più brutti sono stati questi, i più belli tipo? I più belli ovviamente, visto che i momenti più brutti sono state le sconfitte, i momenti più belli sono state le vittorie, quindi parto con la prima vittoria in Sudafrica 2004. Quella è stata una gioia, e ancora oggi quando ci penso è qualcosa di magico. La gara ogni tanto me la riguardo, pensa te. Perché poi vista dal tuo che lavoravi dentro il team Yamaha, sei stato anche un anno senza fare nessun podio, e poi subito. Esattamente, quindi da lì a dire cavolo, vinciamo la prima gara è stata una... Ma l'hai capito già dai test? Sì, diciamo che nei test Vale era veramente molto 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 veloce da subito. Sia i test in Malesia, ma soprattutto i test in Australia. Facciamo una simulazione di gara in Australia dove guardando i tempi avrebbe vinto la gara dell'anno precedente con qualche secondo di vantaggio, quindi prometteva molto 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 bene, sì. E quello però mi piacerebbe sapere anche di Vale, anche perché Vale, guarda, io di Vale ho una cosa da dirti di Vale. Che Vale, al di là delle vittorie, delle sconfitte, ma soprattutto delle vittorie, mi ha trasmesso un modo di vivere, mi ha trasmesso un modo di approcciare le corse, fondamentalmente,
ed è un modo dove serve un grande impegno, dove serve dedizione, passione, cura maniacale del dettaglio, dove le prove devono essere fatte in modo che la gara risulti perfetta, diciamo. E partiva tutto da lui. E partiva tutto da lui. Partiva tutto da lui, lo vedevi che lui dava l'anima, e anche a te automaticamente ti veniva da dare il 200%. Sì. Non c'è stata mai una volta in cui ho visto Vale demotivato, ecco. Nonostante magari nell'ultimo periodo della sua carriera i risultati stentassero ad arrivare, però anche lì, pensa, guarda, ti dico questa, l'ultima gara 2021, Valencia 2021, sceso dalla moto dopo l'ultima gara mi ha detto: cavolo Matte, però sta moto ci vorrebbe più grip dietro, comunque sempre basta, per dirti lui com'è. E questo è quello che gli ha permesso di vincere, è quello che ha permesso a me di diventare quello che sono, perché fondamentalmente se sono così maniacale, passionale per le moto è grazie a Vale. Ma altre situazioni, altri aneddoti, diciamo, non so, vissuti, anche perché con Vale anche hai condiviso anche un lunghissimo periodo del quale abbiamo parlato prima con Jeremy Burgess. Sì. E tipo, è una cosa che avevo chiesto anche a Uccio, ma com'è relazionarsi, lavorare, e che cosa hai imparato da un australiano che comunque già abita dall'altra parte del mondo, comunque devi parlare un'altra lingua, lui era maestro, veniva dai mondiali con Duan. Ti dico due cose che ti fanno probabilmente sorridere. Hai presente come parlano gli australiani, no? Sì, che prova ad immaginare uno come me con Jeremy Burgess, sì, parlavo inglese, ma insomma, cioè, l'australiano è un'altra cosa, in cuffia durante un turno di prove in cui Jeremy ti dice cosa devi fare. Fai la gavetta. Te la fai la gavetta, lì impari. Fai la svetta. No, anche perché non hai due possibilità. No. Cioè, Jeremy Burgess era uno che te la diceva in faccia subito. Cioè, dai. E da lui hai imparato parecchio, secondo te? Allora, da lui ho imparato, secondo me, tanto a livello tecnico, e poi anche da lui ho imparato quella pacatezza, quella semplicità anche nel fare le modifiche senza cercare chissà cosa. Poche cose però mirate, buone. Ecco, questo. Qualità al posto che la quantità. Sì, diciamo. Poi una cosa di Jeremy che invece mi faceva un po' incazzare era che anche quando vincevamo manteneva quella plomb australiano, quasi da menefreghista, no? E io quella lì non ce l'ho mai fatta. Io lì facevo fatica a non gioire, capito? Poi però se gioivo me lo faceva notare, capito? Mi sgridava, capito? Dovevo stare lì, quella non l'ho mai digerita. Quella è stata l'unica cosa che non ho mai. Ok, volevi dire sì, perché dai, un anno, cos'era, il 2008 vincemmo a Stoner vinse a Phillip Island, noi vincemmo il mondiale. Erano più contenti nel tavolo di fianco al ristorante quelli della Ducati che noi che avevamo vinto il mondiale. Non si può, non va bene. Sì, ecco, capito, quella roba lì. Poi, vabbè. Stavamo dicendo che eravamo arrivati un po' negli anni di Vale, no? Sì. E come sempre noi siamo gli avvocati del diavolo e andiamo un po' anche a pescare nei momenti più difficili di questi anni, come possono essere, secondo me, la Ducati, no? E ovviamente il 2015, che comunque volevamo sapere, ci arrivo meglio, perché sennò sembra sempre che innanzitutto come ci si sente quando tu lavori per una settimana, comunque fai il tuo lavoro per tutto l'anno, dai il massimo, lavori e poi comunque dai tutto il tuo lavoro in mano al pilota, capito? Tu quindi il pilota potrebbe anche cadere al primo giro, tra virgolette. Ecco, quella diciamo, quel passaggio di responsabilità o comunque del tuo lavoro che dai in mano a un altro, come si vive, che penso rientri nel rapporto con il pilota? Beh, diciamo che la caduta è nell'ordine delle cose, nel senso che può succedere, può capitare, quindi siamo preparati anche a questo, perché statisticamente capita che in una stagione il pilota faccia dai 2 ai 3 errori in gara, dalle 2 o 3 cadute, quindi cosa dire, è quasi fisiologica, non è che va ad incidere o a riflettersi sul mio umore. Cioè è chiaro che lì per lì
rimani male, ti girano le palle, però ci sta, ecco, voglio dire. Poi soprattutto quando qualcuno magari ti fa cadere e non è il tuo pilota a fare l'errore, ecco, quello ancora di più. Voi, cioè il pilota magari vive certe emozioni perché è sopra la moto, e immagino il capotecnico uguale, cioè abbia la stessa, diciamo, affezione al risultato, certo, chiaro, per i suoi motivi e tu per i tuoi. Chiaro, che comunque, come dicevo prima, è un lavoro stressante, è un lavoro che richiede comunque dei sacrifici, stai lontano da casa, dalla famiglia, per cui ti dedichi anima e corpo alla causa, e quindi quando le cose non vanno come devono è chiaro che la frustrazione c'è. Però ripeto, è fine a se stessa, nel senso, finita la gara dopo un'ora, insomma, dai, è capitato, non guardiamo avanti. Cioè, viene da dire il contrario, perché va bene, il pilota cade, ma anche un tecnico può sbagliare. Ah beh, assolutamente. Quando un tecnico sbaglia... Ti è mai successo anche? Sì, quest'anno con Bez in Australia, io ce l'ho ancora qui, abbiamo montato nella sprint la gomma media, e quello è stato secondo me un errore che ha poi penalizzato Bez anche la domenica nella gara lunga. Sì, perché l'incidente nella sprint ha preso il long lap e la domenica volava, poi purtroppo è scivolato, sì. Però che secondo me anche quella caduta è stata figlia del discorso del sabato. Ecco, questo forse con Bez, se posso dire senza falsa modestia, è l'unico errore che ho fatto con lui, e ce l'ho qui perché cazzo era bello quest'anno finire con una bella prestazione, e sono convinto che in Australia avrebbe fatto bene domenica. Ma quando un tecnico sbaglia, poi dopo il weekend dopo, no? Lo vive come lo vive? Lo vive diversamente, oppure come un pilota e finisce il weekend e ce n'è un altro dopo? Perché io mi sentirei un po', non lo so, cioè mi farebbe un che. Allora, devi capire questo, che ogni scelta è frutto di una decisione e di un ragionamento. Chiaro che anche la scelta sbagliata comunque è frutto di un ragionamento, ed è il ragionamento che tu fai normalmente ogni volta che c'è un problema alla moto, che cerchi di risolvere. Quindi è chiaro che il rischio di sbagliare c'è, però non è che questo ti può influenzare in negativo, cioè, okay. Tu devi sempre mantenere quell'ottimismo, quella positività, quella serenità soprattutto che ti permette poi di fare la mossa giusta al momento giusto, perché quest'anno siamo stati in grande difficoltà con Beth fino a 3/4 di stagione con questa moto che non ne voleva sapere di girare, con questo extra grip delle gomme nuove che ci hanno penalizzato. Però se io mi fossi abbattuto, il pilota avrebbe visto un tecnico demotivato e avrebbe a sua volta fatto perdere, cioè avrebbe perso motivazione lui stesso. Riprendiamo la seconda parte con Matteo Flamini. Ciao a tutti. Bello. È andata anche a te. Quella radio. Vabbè. Metto pausa. No, vabbè, spiega bene. Io ho sempre vissuto a Bologna, perché ho sempre vissuto con i nonni, perché avevo i genitori separati. E i miei nonni abitavano a Bologna, e io ho fatto l'istituto tecnico industriale, il Belluzzi, alla Croce di Casalecchio, e dalla mia classe guardavo e vedevo San Luca. E i pomeriggi che mi fermavo a Bologna, perché magari facevo tardi a scuola, andavo su a studiare, soprattutto nei mesi caldi, tipo fine aprile, maggio. Andavo su in Vespa e mi sdraiavo nel prato davanti a San Luca e studiavo. Quindi la canzone di Cesare, San Luca, mi è entrata qui, bella. Poi con Carboni, che io sono cresciuto con Luca Carboni, poi immaginare. Uno dei tuoi incroci, un altro incrocio, guarda, sono presentati nella tua vita. Un altro incrocio, bravo. Volevi chiedere qualcosa, Phil? Sì, perché come abbiamo detto prima in un fuori onda, bella sta parola che non abbiamo mai usato. Fuori onda. Dicevi che nei vostri Gran Premi, perché adesso voi due siete colleghi, sì, e ogni tanto gli fai da psicologo, no? Sì. Ma secondo te, secondo me, te occupi anche una componente psicologica, di aiuto psicologico nei confronti di un tuo pilota? Allora, è chiaro che la mia figura deve essere anche quella che tiene il pilota tranquillo, che lo rassicura, che gli dimostra molto importante. Non poco, che gli dimostra che il lavoro viene fatto in un certo modo, che la moto per il turno successivo sarà più performante, insomma, ecco, tutte queste cose qui, cioè di affrontare le cose con metodo, con rigore, con passione, senza lasciarsi andare troppo alle emozioni,
perché io, come dicevo sempre a Beth l'anno scorso, se un pilota riuscisse ad eliminare del tutto le emozioni e il gesto atletico diventasse preponderante, quel pilota sarebbe imbattibile. Perché l'emozione a volte ti frega. Certo. L'emozione non è sempre, non ti dà sempre qualcosa in più, a volte ti toglie qualcosina, ti toglie magari l'emozione, non so, la paura di sbagliare o il voler strafare a volte. Quindi sono tutto un insieme di emozioni positive e negative che però a volte, direi quasi sempre, ti limitano. Ok, te quindi non puoi mai portare, fai uno di quei lavori un po' come il comico, non puoi mai portare gli affari tuoi nel lavoro, non puoi mai essere triste di base. Cioè, se te ti fai vedere giù, secondo te tanti influenzi il pilota. Sì, esatto. E questa è una delle parti più difficili, perché come ben sai ognuno di noi ha i suoi cazzi, ha i suoi problemi, e tenerli fuori non è mai facile. Però devi farlo, lo devi fare. Io mi accorgo a volte proprio di switchare, cioè di spegnere proprio, e ti risvegli la domenica pomeriggio dopo la gara e dici cazzo, quello da fare, adesso quando vado a casa faccio questo. Sì. È così. Cioè tu in quei 3-4 hai 2 vite, esattamente. Io infatti, vita di casa, vita delle corse. Io infatti a volte mi accorgo proprio di estraniarmi da quello che è casa per dedicarmi anima e corpo, ma devi fare così, però sì, ma dire perché che è la cosa sei più in un altro difficile, posto però. con altra gente, quindi non è che puoi allora stare non a è casa che non è che è difficile. Se non hai quella caratteristica lì, non fai questo, non sei uno che sta nel paddock, capito? Cioè è una selezione naturale. Te lo puoi fare 1 anno, 2, ma poi viene fuori questo lato del tuo carattere. Se te non sei un po' zingaro e non hai la capacità di switchare tra casa e lavoro, non puoi fare questo lavoro, non lo puoi fare, perché impazzisci o sbagli, una delle 2 cose. Grande considerazione, verissimo, grande, cioè che anche perché poi a un certo punto della puntata a me piace sempre dai nostri ospiti riportare a chi ci sta ascoltando, che magari dice mi piacerebbe diventare un telemetrista. Sì, non tutti hanno le qualità. Esatto, no, comunque dare un messaggio a chi magari sta per intraprendere un percorso. Ma infatti e questo penso sia un consiglio già perché che è alla base di tutto. La tecnica poi, tra l'altro, viene fuori. Ma infatti ti dico, molti ragazzi mi chiedono: ma che scuola devo fare per fare questo lavoro che fai te? E io taglio corto dicendo: fai un ITI, fai un'ingegneria, e non sto a raccontare quello che veramente uno dovrebbe sentire dentro, perché è quello che fa la differenza. Perché il mio lavoro lo potrebbe fare anche uno che non è laureato, e succede, ce ne sono parecchi che non sono laureati e sono molto più bravi di me, ma è proprio l'indole che tu hai. Cioè io forse il fatto di aver vissuto da bambino in 3-4 case diverse, ho vissuto a Treviso, a Bologna, a Modigliana, ho cambiato casa a Bologna 2 volte, cioè l'essere zingaro e il saper gestire le situazioni, improvvisare, ecco quello che dico io. Se non aiuta a stare in questo mondo qua. Assolutamente. E poi io penso che se uno voglia iniziare un po' a diventare, comunque entrare nel mondo appunto nel paddock, debba un po' anche appunto come nel tuo caso appendersi o farsi trovare in certe occasioni, situazioni come quella che può essere stata per te iniziare con Liverani, no? Assolutamente. Questo mondo qua un po' funziona con cioè essere nel posto giusto al momento giusto, che però poi devi andartelo un po' a cercare, poi dicono la fortuna in realtà è quando la preparazione incontra l'occasione, perché non è fortuna, diciamo. Però perché se quando ti chiamava lui non eri buono, non avevi idea di niente, probabilmente sliding doors. Magari io, se avessi detto no, già, ma non me la sento, perché non avevo dentro quella zingaraggine che serviva, adesso magari devo fare un'altra cosa. Ma ne abbiamo parlato. Allora vorrei rimanere un attimo su Vale per 2 motivi: uno, chiedere dentro il box cosa succedeva quando andava male, e per eccellenza cosa, tipo nel 2015 con tutta la storia di Marquez, va bene, ne abbiamo già parlato, però cioè voi cosa avete sentito quando i piloti l'abbiamo visto in pista, nei box cosa è successo quando avete capito che avevate perso il mondiale? Comunque da parte mia è una grandissima delusione nel vedere che un mondiale veniva deciso da
un evento che non era strettamente legato ai due piloti contendenti, ma c'era stato appunto dell'altro. Ecco, che normalmente questo è uno sport individuale, no? Dove c'è un pilota che combatte con un altro pilota per vincere un titolo del mondo. Quando vedi che questa cosa non è più vera, cascano un po' le braccia. Sì, diciamo. cioè non te ne fai una ragione, perché non è questa la regola del nostro sport, capito? Non è così che funzionano, cioè, perché io anche mi sono sentito dire molte volte ma le regole sono queste, insomma, in pista ci sono i piloti, però cioè, anche una partita di calcio che finisce, non so, 0-0 e tecnicamente corretta, ma in realtà è una partita truccata e te non lo sai, oppure lo sai dopo, no? Quindi ecco, vedere che le regole del gioco erano state cambiate lì per lì, a me mi ha fatto rimanere male, sì, chiaramente. mi ha fatto veramente, mi ha fatto un po' di impotenza, disinnamorare del mio sport per qualche mese, del mio lavoro. E mi ricordo cosa che ti ha trainato per sempre fino a tutt'oggi. Io ho avuto una grandissima delusione e mi ricordo anche il momento in cui più o meno a Natale mia moglie mi disse: Matte, fa basta, dai, basta, è andata così, basta, a Natale accetta quello che è successo, perché non puoi cambiarlo e te non puoi continuare a star così, a farti girare le palle così, a pensare. Esatto. Quindi era successo a ottobre, eravamo a Natale, ecco, quei 2 mesi lì io sono veramente stato male, sì. E poi sempre per dare invece una nota positiva e comunque, e concludendo forse poi il rapporto di tutti quegli anni che hai avuto con Vale, questo famoso libro mastro che io adesso abbiamo qui, ci hai portato come cimelo, come dicono nel riminese, forse ti dico tanti caschi, ma vedere il libro mastro vero, fisico, proprio lui dei primi anni, mi fa un che. E io adesso sinceramente, innanzitutto si sente che è mastro già dalla consistenza. Tra l'altro il nome gliel'ha dato Vale. Allora, spiegaci esattamente che cos'è il libro mastro. Ma guarda, lì non è che c'è tutto quello che è successo in questi anni con Vale, però ci sono quelle considerazioni che Vale diceva o faceva, che spiegava, che io consideravo degne di nota, perché Vale diceva tante cose, no, nel box, però c'erano quelle volte che diceva quelle 2 o 3 cose che dicevo: cazzo, questa è importante, quest'altro anno questa me la devo ricordare, perché ci può aiutare a far meglio. Ho letto sempre su un'intervista avevi fatto un esempio sempre su Mo Magazine. Sì, ma anche per dire, allora, diciamo che il libro mastro che finisce nel 2021, l'epoca di Vale, mi ha dato una grossissima mano nel 2022, che era il primo anno di Bez, perché le gomme erano le stesse. Sì, il mio primo anno da capotecnico, le gomme erano le stesse, per cui ad esempio tutte le considerazioni che Vale aveva fatto sulle gomme in tutte le piste del motomondiale, io quelle le ho usate. Ad esempio sapevo che nella determinata pista non serviva provare la gomma dura se non era abbastanza caldo, ecco, io quel turno lì sapevi già di quell'anno, se non era caldo, io mi risparmiavo di provare quella gomma lì, perché sapevo che non avrebbe funzionato, mi sono concentrato piuttosto su un altro aspetto della messa a punto della moto, e questo mi ha facilitato il lavoro, perché comunque Bez, comunque all'esordio nell'ultima parte di stagione, a parte che insomma ha fatto diverse volte la top 10 e poi ha fatto anche un podio, ha fatto diversi quarti, quindi per un rookie ha vinto il titolo di Rookie of the Year, e devo dire che molto di quello viene dall'aver letto e fatto mio le considerazioni delle scorciatoie, diciamo, nel senso l'esperienza, sei bravo, è quella che si chiama l'esperienza, che in questo caso manuale anche. Sì, un manuale di sopravvivenza, se vogliamo chiamarlo così. Ma tipo, dove leggi una cosa, non lo so. No, ma non so, ma adesso apri. Non so, ad esempio qui non so, siamo ad Aragon in quell'anno lì. Ma comunque è dettagliato, poi sembra un libro elementare. Dopo possiamo pubblicare anche una foto in un angolino, non è che... Non so, ad Aragon ad esempio in FP3 dovevamo fare il time attack, allora conviene fare 2 crono anziché 3,
i tempi, esatto, capito? tutte queste cose qui, tenere a mente, non so, il curvone curva 10, attenzione alla temperatura, non stressare troppo la gomma. Basta, non dirne troppe che dopo copiano. Ci sono tutte queste considerazioni che un vero quaderno. Sì, ad esempio, poi non so, privilegiare, non so, a Phillip Island per esempio, l'erogazione non troppo scorbutica. Possiamo, tanto se vediamo da qua non si legge, no? Si vede solo che... Diciamo che per ogni gara ci sono delle considerazioni legate anche al meteo, appunto, al tipo di setup. Questo si è consapevole che veramente qui siamo davanti a un... Cioè questo tra un po' di anni veramente varrà un sacco di soldi. Allora, ma ti dico, io l'ho fatto perché pensavo che mi sarebbe servito, non l'ho fatto per i soldi. Cioè non so poi neanche che valore dargli, per me ha solo un grande valore affettivo. Mi ha aiutato molto scrivere tutte queste considerazioni di Vale, mi è servito ad aiutare. E porti dietro tutt'oggi. Allora, adesso non esiste più il libro mastro, ma c'è la chiavetta mastra. Non è bello, perché adesso scrivo tutto al computer ed è molto più dettagliato di questo. E lo so, però guardarlo adesso è quello. Magari quando lo scrivevi ma adesso infatti, a guardarlo dà soddisfazione. Assolutamente. No, ma sembra i diari quelli lì delle ragazze delle superiori, presenti spesso. No, ma è vero. Infatti dà gusto anche a me, perché io non è che lo apro ultimamente molto spesso. Adesso ti dico, è bello andare a rivedere, perché poi ogni volta che giro una pagina mi ricordo dove eravamo, mi ricordi la situazione. Sì, bello. Comunque sono contento di averlo fatto, ecco. Fatto sta che tra Biaggi, Rossi, Capirossi, Cadalora, chi più ne ha più ne metta, 4 titoli mondiali parliamo di aver portato a casa, sbaglio? Sì, 4 titoli, 2004, 2005, con 2008 con Vale, ma tutti con altri Vale. piloti, insomma. Infatti invidio tantissimo Gabarrini, Christian, che saluto. Ciao Christian. Ciao Chris, saluti anche che Chris. Per me rimane un riferimento che ha vinto con tanti piloti diversi. Esatto. È un po' il mio sogno, rivincere con un altro pilota. Ma infatti a proposito di piloti, allora diciamo piloti con qualche chicca top rispetto a altri meno entusiasmati lato telemetrista, nel senso, cioè con quale pilota ti sei non lo so, se quel pilota mi ha dato qualcosa in più oppure quello. Allora direi che con Vale io personalmente mi sentivo in simbiosi, perché dopo tutti questi anni capivo quello che gli serviva soltanto dallo sguardo degli occhi e riuscivo comunque a immedesimarmi in quello che potevo, a connettermi molto bene. Però con tutti ho avuto un bel rapporto con tutti, devo dire con tutti, perché tutti mi hanno dato qualcosa, mi hanno aiutato a diventare quello che sono già basterebbe. Sì. Però mi viene la curiosità mia da interno e da uno che ha stretto contatto, la differenza vera tra un campione all'apice e uno un po' meno campione, qual è secondo te? La differenza la fa la testa. La fa quella consapevolezza. Vabbè, non è una battuta brutta. No, ma non è una battuta, però è una roba decisa, cioè che è vero purtroppo. Lo fa credere sempre e comunque, anche quando le cose vanno male. Quella consapevolezza e quella forza mentale di dire no, io ci sono, io adesso vi faccio vedere io. Questo fa la differenza, perché uno può essere talentuoso quanto vuoi, ma se non ha se non ci crede, quella tenacia, quella spinta al risultato, non ci arrivi. Non ci arrivi. Poi uno può avere magari caratteristiche peculiari, non so, Barros era uno staccatore pazzesco, quindi lui sopperiva tutto il resto con queste staccate della Madonna, era insuperabile in staccata Barros, o Biaggi che aveva questa velocità di inserimenti in curva incredibile. Però poi alla fine, se vai a guardare, quello che veramente ha fatto la differenza è la testa. Sto sport lo dicono in molti, lo diciamo in molti, che la testa fa una gran differenza. Sì, perché io considero velocissimo anche l'ultimo. L'ultimo è un fenomeno, ragazzi, l'ultimo è un fenomeno, quindi quello che fa la differenza è la testa.
pesante ma vero, è vero ma pesante, ditelo come vi Sì, pare. sì, Ma lo so, è un po' una sentenza quello che ho una detto sentenza. per molti piloti, però Sì, perché non ci si fa niente, tra l'altro. no, cioè devi non so neanche se si possa coltivare questa o Secondo me ci migliorare fai, questa ma è la cosa attitudine. più, insomma, più difficile o comunque più, sì, più difficile da migliorare, Sì, esatto. da portare in alto, Sì. da portare all'eccellenza. Fra l'altro ultimamente ho letto che anche Martin comunque Esatto. quest'anno è andato dallo psicologo e l'ha considerata non una cosa in negativo, ma una cosa che Aiuta. tutti dovrebbero, secondo lui, avvalersi dell'aiuto di uno psicologo, perché oggigiorno lo psicologo è diventato come il dottore della mutua, cioè uno ha mal di gola, vai dal dottore, ti fai, invece uno ha bisogno di credere un po' di più in se stesso o di migliorare sotto certi aspetti mentali, lo psicologo è il posto giusto. Assolutamente. È cambiato Ne so proprio qualcosa. l'approccio. Ma visto che siamo verso il presente, tu da Capotenga hai avuto Bez, come è andata con Bez e cosa ti aspetti da Franco, visto che sarà il tuo prossimo pilota? Allora, con Beth devo dire che si è creata una situazione molto Come è andato il 22 Sì. e il 23 e quest'anno? Faccio questa piccola premessa. Si è creata con Beth una situazione molto particolare, perché sia io che lui eravamo rookie nel nostro ruolo, cioè lui era rookie in MotoGP e io ero rookie come capotecnico, quindi entrambi avevamo diciamo così, la voglia e lo spirito di dimostrare a tutti che eravamo bravi nel nostro nuovo ruolo, diciamo così. Quindi entrambi abbiamo dato veramente tutto per fare bene. Quindi Marco ha performato benissimo, ha ascoltato tutto quello che io avevo da trasmettergli dopo aver lavorato per 18 anni con Vale, e quindi si è creata questa armonia a livello all'interno del box, che poi si è vista anche con i risultati in pista. Quindi abbiamo vinto il Rookie of the Year nel primo anno e l'anno scorso secondo me è stata una magia pura, perché abbiamo fatto 3 vittorie, 11 podi. Fino alla gara di Silverstone eravamo in lotta per il mondiale, eravamo in testa al mondiale. Esatto, in testa, anzi in lotta fino a fine pari, praticamente. Sì, diciamo fino a fine pari. Quindi sì. secondo me è stata una situazione incredibile, che poi grazie a quei bei risultati è arrivata anche uno sponsor molto importante come il Pertamina Enduro, che quest'anno ci sta supportando. E quindi ecco, devo dire che sì, si era creata questa situazione magica in cui entrambi e tutta la squadra, anche perché io devo dire la verità, ho trovato Pablo mi ha dato una squadra di fuoriclasse, tutti, dal primo all'ultimo. Non me l'aspettavo, sinceramente, non mi aspettavo di trovare dei ragazzi così preparati e caratterialmente così ben predisposti a questa situazione che si era creata. Hanno creduto in me da subito. Loro conoscevano già Marco perché molti venivano dalla Moto2, quindi io magari all'inizio ero anche un po' prevenuto. Poi Pablo mi ha detto: guarda, io ho lavorato con questi ragazzi in Moto2, fidati di me, sono bravissimi. E devo dire che davvero aveva ragione, perché dal primo all'ultimo, adesso non sto a elencarli tutti perché sono tanti, sono 6 ragazzi bravissimi, sono veramente eccezionali e sono molto contento di questo. Ma hai mai pensato di seguire, adesso è una domanda un po' giornalistica, ma hai mai pensato di seguire Bezzecchi in Aprilia? Se è mai stato l'avvicinamento a farlo? Allora, io sono stato molto lusingato dalla sua proposta, sono stato molto lusingato dalla proposta di Aprilia, però come mi ha insegnato Fausto tanti anni fa, mi diceva: Matteo, i piloti passano, i team restano. Ma al di là di questo, io questa scelta l'ho fatta perché qui ho degli amici che conosco da una vita, ho sposato la causa di questo team, cioè Vale, Uccio, che mi hanno sempre supportato, mi hanno aiutato, mi hanno ascoltato quando avevo qualcosa da dire. E, ecco, qui ho trovato una famiglia in cui sto bene. Perché andare a cercare altro? Dici? Cioè sì, in questo momento io mi sono detto ho il mio ruolo in questa squadra di cui parlavo con Uccio ancora prima che nascesse, quindi la sento anche un po' mia, se vogliamo, no? E quindi ecco, mi sento parte integrante di questo progetto e non mi sembrava corretto fare questo tipo di passaggio. Bello. Ma invece sempre
sul presente, diciamo. Con Franco come è andata ai test e cosa ci aspettiamo da questa stagione allora nuova? con Franco, che conosco da una vita, anche qui ho un bellissimo aneddoto, perché quando lui fece da sostituto a un pilota del team Italtrans nel 2000 e cos'era? Secondo me 13, ma da Gresini. Da Gresini, scusa, Al da posto Gresini, di sì. Villerot, forse, mi ricordo. Lui dormiva nel nostro hotel e io e Bernie, che era uno dei meccanici storici di Vale, lo caricavamo nella nostra 500 Abarth e lo portavamo in pista. Quindi era un'ora di macchina, lui si metteva dietro nel bagagliaio, quasi nel bagagliaio, e noi lo portavamo in macchina a fare. Quindi bellissimo. Come sempre si chiude un altro cerchio, infatti anche questo è incredibile, come la vita ti riproponga certe situazioni. E l'ultimo test, direi che io, come ho detto con Franco, l'ho chiamato mutual knowledge, cioè è stato un test di reciproca conoscenza a livello tecnico, perché a livello umano ci conosciamo già veramente da tantissimi anni, io e Franco. Quindi è stato un test di conoscenza reciproca, dove abbiamo preso le misure un pochino a quello che lui dice quando scende dalla moto, a quello che io faccio. Anche lui ha visto come lavoriamo. Chiaro che è stata una cosa estemporanea di un giorno, però comunque ha dato un primo imprinting alla nuova realtà che si andrà delineando nel futuro, qui i prossimi mesi, con i test in Malesia e Thailandia. Ecco, secondo me lui un approccio molto positivo. Lui è stato molto onesto. Per lui sono stati 2 anni molto difficili, questo non me l'ha nascosto, anzi me l'ha anche detto, e sono stati 2 anni difficili sia in Yamaha, perché la moto non era performante a dovere, e l'anno scorso, quando ha avuto un compagno di squadra abbastanza scomodo come Martin, per cui era ovvio che la squadra tendesse, cioè quest'anno, diciamo. Sì, scusa, quest'anno la squadra tendesse a essere orientata verso l'eventuale campione del mondo, come poi si è verificato. E quindi da questo punto di vista io mi sento di rassicurarlo e di dirgli che da noi troverà una famiglia, perché è questo quello che siamo. Per lui saremo una famiglia, saremo tutti per lui. Quindi ecco, mi aspetto che sia a livello tecnico che a livello gestionale, diciamo così, troveremo una situazione per lui favorevole. E dopo aver fatto telemetrista, capotecnico, aver vinto magari anche qualche altro mondiale, nella tua testa c'è già il pensiero di fare altro, non so, diventare non lo so, manager, come magari project leader di qualcosa, non lo so se sei già dei programmi. Allora, in questo momento dei sogni? Più che sogni, mi piacerebbe trasmettere sempre ai giovani quello che ho imparato, quindi chissà che o nel team come figura senior, non lo so neanch'io, però mi piacerebbe aiutare i giovani dandogli consigli, dandogli un modo di vivere, un modo di affrontare le gare, come mi ha insegnato Vale in questi 20 anni. Tutta la tua esperienza. Sì, in questi 20 anni con lui, un approccio alle corse di un certo tipo, non banale, non scontato, più dedicato. E poi non lo so, magari mi viene da dire, con la VR Academy, che sta raccogliendo questi giovani piloti, li fa crescere poi nel moto mondiale, non so, però ecco, mi piacerebbe rimanere nell'ambiente, quello sì. Non penso che riuscirò a distaccarti, tirarmene fuori così con uno schiocco di dita, ecco, perché comunque è la come mia mai? Saranno sti 30 anni e passa di esperienza? Può essere. Prima, quando Valentino è passato alla Ducati, te sì. com'è andata lì senza battere ciglio? Sì. Perché alla fine te va bene che sei un uomo di Valentino, sì. ma in realtà era parecchi anni dentro quell'azienda, anche da prima. È vero, però in quel momento mi ero accorto di aver bisogno di un cambio. Ah, ok, quindi sì, perché quando Vale è andato in Ducati, che ne abbiamo parlato a metà 2010, perché abbiamo fatto 11-12 con Vale in Ducati. A metà del 2010 io era già una decina d'anni, perché io arrivai a Yamaha nel 2000, quindi era già una decina d'anni che facevo quello. E in Ducati mi era stata prospettata l'idea di fare da simil capo tecnico, comunque di coadiuvare Jeremy nella scelta era un po' tipo quella figura collante fra la casa e il team.
Ah, comunicavi proprio tipo col Sì, Giappone? perché io poi con la Ducati, ok. con Ducati. Ah, esatto, con la Ducati, sì. scusa, pazienza. Sì, e quindi io andavo poi in Ducati anche nei giorni tra settimana fra una gara e l'altra, quindi non era solo un lavoro prettamente nel box, nel weekend di gara. Io andavo 2-3 giorni a settimana fra una gara e l'altra in Ducati a preparare il lavoro per quelle Quindi era gare. anche proprio più stimolante. Era molto più stimolante, ho imparato veramente tantissimo all'interno della realtà Ducati, ho conosciuto delle persone meravigliose, degli ingegneri coi fiocchi veramente, che poi ho rincontrato tutt'oggi con questa esperienza del team con Ducati, e quindi avevo bisogno di un cambio, ecco perché è venuta naturale accettare la proposta di Vale e andare con lui. È scontato. Io raga, ripeto, secondo me spero che di sicuro non avremo toccato tutti i tasti, tutte le sfaccettature di Matteo Flamini, ma ci tengo particolarmente che questa puntata arrivi ai giovani e a chi insomma abbia nella sua testa di poter fare questo mestiere qua e raggiungere i tuoi risultati. Se non parlando di ciclismo, per concludere con una tua hobby preferito, comunque una tua grande qualità, cominciamo a avvicinarci alla fine. E però ripeto, vorrei andare un attimo nel ciclismo, grande appassionato di ciclismo. Vogliamo la sfida col Sanchio. Quando Sanchio quando vuole, quando insomma gliene si parla, comunque perché è rimasto male quando è venuto da me, non si aspettava un livello così, quindi bravi raga, vogliamo la sfida, quindi mi accorgo che vuole la rivincita. bisogna secondo me fare un evento Mick Bubble qui nell'autodromo, tipo 30 una garetta, una rovina del genere. Beh, no, ma chiaro. quello è l'unico casco che Gianmaria ha usato, per quello che ce l'ho io, perché lui mi ha ringraziato. Però è vero, bisogna anche, abbiamo detto mettiamo questo casco qui perché da lì tutto è iniziato, e questo è il casco di Gianmaria Liverani. Diciamo che è partito tutto da lui, quindi mi sembrava giusto mettere dedicargli, perché è grazie a lui che poi ho quella serie di caschi là, quindi esatto. Senza di lui non avrei avuto quei caschi là. Esatto, diciamo così, quindi devo ringraziare Gianmaria e suo zio, fra l'altro Giorgio Tedioli, che appunto nel lontano 94 mi chiesero di esserci, di partecipare a questo viaggio. Esatto, di cominciare questo viaggio. Più particolare, più figo anche graficamente. Bello, anni 90, si vede che c'è. Sì, poi il casco Bell comunque era particolare. Esatto, sì, poi è particolarmente bello. Davvero, comunque, a parte gli scherzi, i caschi Bell hanno delle linee, guarda è pulito. C'è anche un aneddoto di questo casco che onorato di far parte dei pochi fortunati che hanno lavorato con te, un abbraccio. Dedica di un certo calibro, tra l'altro. Bello, giustamente. Bello comunque, lo sai? No, è bello. Ma poi lì al posto dell'adesivo c'è la placchetta in alto sopra la capitiera. Sì, anche i colori sono molto belli. C'è proprio fra l'altro, sfruttando l'immagine del mostro, chiamiamolo così, che c'è qui nel casco, abbiamo vinto anche 2 pass per l'accesso al paddock del Mugello nel 94, perché Motosprint aveva messo in palio appunto 2 pass per lo striscione più bello che fosse stato fatto all'interno del GP del Mugello, e noi facemmo uno striscione bellissimo con scritto Liverani, daglielo tutto, il gas ovviamente, e con questo fatto con l'adesivo e questo mostro qui, e vincemmo appunto i 2 pass per accedere al paddock. Da Dio, vincemmo noi, bellissimo. Sì. Bellissimo, per tornare, bellissimo ricordo. Penso che ho conservato anche la copia di Motosprint dove c'è scritto c'è la nostra foto. Devi metterla in mezzo al libro mastro. Anche quella. Ragazzi, di nuovo io non posso fare altro che ringraziare i miei collaboratori Phil Carloni come co-host, e di nuovo grazie a Matteo Flamigni, grazie a voi, grazie a te che passa da Mick Bubble. Penultima puntata, ci vediamo presto, siamo quasi alla fine, un abbraccio, ciao a tutti, this is Mick Bubble. Ciao raga, ciao. Non è la penultima secondo me, comunque, ma la vita va avanti. Perché mi fa che la penultima? Riniziando da capo. No.